forza di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, bentornati sul tetto di Ringhio. Ricontinuiamo, si dirà così, va bene, con le nostre pilloline per la manutenzione. Ora, avete visto la volta scorsa che abbiamo sigillato l'oblò e ora andiamo semplicemente a blindarlo, così siamo tranquilli e usiamo questo fantastico prodotto qui, che è il nastro di gomma liquida, che è veramente molto comodo. Ora, io ho già preparato le strisce, ma ve lo spiego. Per sigillare un intero oblò serve 1 metro di questo prodotto. Il metro verrà tagliato poi a strisce di 50 cm e diviso, vedete, in due, quindi questo insieme è questa striscia qui, quindi tagliato, e la lunghezza è di 50 cm che andate a vedere, ed è effettivamente questa lunghezza qua. Adesso chiaramente io che non ho 27 mani non ce la farò mai, e andiamo a fare questa cosa qua, cioè andiamo a mettere una benda di fatto di rinforzo sia dove ci sono le viti che dove ci sono questa sigillatura, in modo che siamo veramente tranquilli che questo oblò pari anche 13. Il nastro di gomma liquida di fatto è gomma liquida già stratificata, pronta per essere incollata, quindi molto elastica, iper resistente, non abbiamo problemi. Salgo sopra sul tetto che cominciamo a fare l'applicazione. Cosa importante, ragazzi: superfici per andare poi a mettere la gomma liquida perfettamente pulite. Nel nostro caso è stata pulita da un giorno, quindi siamo tranquilli perché abbiamo appena finito la sigillatura, non abbiamo problema. Premunitevi magari di una spazzolina come questa che semplicemente date via se vedete che ci sia un pochino di polvere, ma l'importante è che la superficie sia veramente lucida e pronta per aggrappare bene la gomma liquida. Vi metto lì davanti che la cominciamo a stendere. Finita l'applicazione, ragazzi, dovete fare, vi restano da fare due cose importanti. Una, ribattete bene, quindi più passate con il dito fisicamente intorno a tutte le parti che non sono pari, più aiutano proprio la benda di gomma liquida, che comunque ha un potere aggrappante che è infinito ed è molto elastica, quindi vi segue completamente senza mai strapparsi. La seconda cosa che dovete fare è, vedete che ad esempio qui sono stato un pelo più lungo, quindi adesso andrò a tagliare, e finché questa non ha completamente preso, perché sennò dopo corca che la tirate via. Domani volete una cosina più carina che potete fare è semplicemente, essendo la gomma liquida sovraverniciabile, potete passarvi un attimino con uno smaltino bianco che semplicemente riporta il tutto bianco e magari più gradevole da vedere. Io lo lascio solitamente nero così, soprattutto se sono belle giornate di sole, qualche giorno, perché con la temperatura la gomma liquida si fisserà ancora meglio, perché va a spandersi ed attaccarsi ancora meglio. Spero, ragazzi, come al solito, di esservi stato di aiuto con queste piccole nozioni di quello che faccio sui miei camper. Ragazzi, alla prossima!